Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro potrebbe essere utile ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Oggi andremo a vedere le previsioni per quest'autunno in generale e poi andremo a dare anche uno sguardo alla situazione affettiva e lavorativa. Bene, mostrami, Ariete, tendenze energetiche generali per l'autunno 2022. Abbiamo la carta della morte, amici dell'Ariete, periodo di cambiamento e di trasformazioni. Quando c'è la carta della morte è perché si parla di cambiare un qualche tipo di routine, un qualche tipo di attitudine, si lascia indietro, si taglia con qualche cosa che riguarda il passato. È un ciclo di chiusura per dare comunque la possibilità di reimpostare le cose in un modo nuovo. Andiamo a vedere con i koan qual è il vostro messaggio. I koan originariamente erano delle tavole di legno con delle frasi incise ed erano frasi che il maestro consegnava ai discepoli quando loro avevano, diciamo, delle domande di tipo filosofico, no? E praticamente dovevano meditare su queste affermazioni. Quindi andiamo a vedere qual è la vostra. Un'erbaccia è un tesoro e un tesoro è un'erbaccia. Anche qui mi viene un po' in mente la legge della relatività, no? Quello che magari oggi può essere un'erbaccia, domani è un tesoro e viceversa, quello che domani è un tesoro, domani è un'erbaccia. Nel senso, è un po' il senso del Tao, nel bene c'è un po' di male, nel male c'è un po' di bene. È sempre un po' tutto relativo. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta. Qui è un po' come dare il giusto valore alle cose, no? Nel senso che anche l'erbaccia, che in realtà sembra non servire a niente, in realtà anche lei ha il suo ruolo. Anche un'erbaccia può essere un tesoro. Di fatto ci sono molte erbe infestanti che sono curative, per farvi un esempio. Andiamo a vedere con i tarocchi. Anche i tarocchi comunque sono una visione generale di quello che è la lettura, potrebbe non risuonarvi tutto, voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto dell'universo. Se poi non risuonasse nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nel caso poi vogliate contattarmi, trovate la mia email sotto nella descrizione del video. Qui partiamo con un 5 di coppa al contrario, un cavaliere di bastoni e un re di spade. Questa morte probabilmente parla di un dolore, di un qualche tipo di perdita che ancora non si è metabolizzata. Quando c'è la morte si tratta sempre di trasformare qualche tipo di energia che provoca dolore in realtà. Il 5 di coppe parla sempre dell'essersi pentiti, di qualche occasione che non è stata colta e probabilmente il prossimo periodo per voi sarà improntato su quello che è il ricostruire un qualche tipo di situazione piuttosto che relazione. Abbiamo un cavaliere di bastoni, ci parla di fare un qualche tipo di movimento, probabilmente proprio verso questo re di spade. Oppure, se non avete nessuno, questo re di spade potrebbe rappresentare, eh, diciamo, il movimento in modo determinato, quello che è il fare un piano, mi verrebbe da dire, per raggiungere quello che è l'obiettivo di questo movimento. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Allora, qui abbiamo un fante di bastoni al contrario, la carta dell'eremita al contrario e un 10 di pentacoli al contrario. Allora, io qui sento che la sofferenza è interna, non per qualche cosa che sia successo all'esterno. Mm, poi magari non è così per tutti, però avendo questa eremita al contrario, quello che sento è che c'è qualcuno che si sente profondamente solo anche all'interno di un gruppo. Mm. Abbiamo un fante di bastoni oh, scusate. Abbiamo un fante di bastoni al contrario e quindi qui si parla di una sorta di egoismo da parte di qualcuno. Potrebbe anche rappresentare una persona vicino a voi che in questo momento probabilmente eh, non vi dà tutto quello che voi vi state aspettando. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Qualcuno qui si sente solo, si sente un po' abbandonato, secondo me.
Anche potrebbe essere dalla famiglia, se non proprio dal partner o dalla partner, o sì, dalla famiglia direi, da quello che potrebbe anche essere semplicemente un gruppo di amici, comunque la famiglia diciamo che ci scegliamo, non quella di origine. Proseguiamo con un 2 di pentacoli, un re di bastoni al contrario, un 6 di spade, un asso di coppe e un carro. Bene, diciamo che da un punto di vista pratico, secondo me le cose vanno un pochettino meglio. Sento che se state cercando di cambiare lavoro o di iniziare qualche cosa di nuovo, o comunque sento che molti sono in questa fase di nuovo inizio, perché comunque abbiamo la morte, c'è qualche cosa che è finito, c'è un ciclo che è finito, anche il 10 di pentacoli comunque è al contrario. Bisogna solo un attimino trasformare questo tipo di dolore e poi si va verso qualche cosa di nuovo, si va verso questo asso di coppe e il carro. Qui abbiamo due carte di viaggio. Qui c'è qualcuno che probabilmente durante questa fase autunnale o si sposterà o cambierà lavoro. C'è un nuovo tipo di inizio, un nuovo tipo, può anche essere un amore per una nuova attività, ipotesi, potrebbe anche essere un lavoro dove si viaggia, insomma. Eh, diciamo che vi sento più sicuri forse da un punto di vista appunto del lavoro piuttosto che del supporto che avrete a livello familiare, ok? In questo momento voi avete bisogno di elaborare questo tipo di perdita, che può anche essere la perdita della fiducia, ipotesi, in un progetto o in una persona, ok? Qui c'è qualche tipo di, appunto, di occasione o di sentimento di perdita. Ok, andiamo a vedere con Osho. Che cosa vi vogliono dire? Ho l'impressione che questo tipo di situazione, sebbene abbiate comunque carte forti, perché avete l'eremita al contrario, il 5 di coppe e la carta della morte, perché vi dicono che un tesoro, che un'erbaccia è un tesoro? Perché ho come l'impressione che qui ehm, ne uscirete vincitori, nonostante questo periodo che probabilmente state passando un po' così al buio. Però alla fine tutto questo vi darà lo slancio necessario per prendere la decisione che dovete prendere. Andiamo a vedere con Osho che cosa vi dicono. Abbiamo possibilità, il silenzio e l'innocenza. Questo è un 2 di bastoni. La carta delle possibilità, in questo mazzo invita a vedere le cose da un punto di vista più ampio. Ok, se vedete c'è un'aquila che guarda sotto di sé. E quindi qui è proprio cercate di vedere le cose da un punto, da una prospettiva più grande, che non è solo davanti a voi, ma anche sotto e dietro di voi. Quindi tutto quello che è stato, il tipo di insegnamento che ne avete potuto ricavare. La carta del silenzio è la carta della stella, ok? Qui sento che per qualcuno c'è la necessità di lasciare andare quello che era un'illusione, un obiettivo, un punto d'arrivo. Per altri invece potrebbe significare il fatto che, perché se ci fate caso la figura è rappresentata con gli occhi chiusi, no? E quindi qui per qualcuno potrebbe essere il caso di creare un lavoro di interiorizzazione. E guardate, avete poi anche l'innocenza, che poi è la carta del sole. Qui sento che si deve, in questo mazzo nello specifico, è rappresentato da un anziano ed è un po' come se volesse ricordarvi che voi di nuovo avete la saggezza necessaria per affrontare questo tipo di percorso, questo tipo di momento, se vogliamo, ok? Però dovete guardare dentro, dovete riprendere contatto con voi stessi o con voi stesse. Ok, anche qui l'eremita, il fatto che sia il contrario è perché in qualche modo non c'è un percorso di ricerca interiore. L'eremita è rappresentato sempre da questa lampada, no? Cioè ha sempre la lampada in mano, ha la lampada è qua, perché lui cerca la propria luce interiore, quello che è valido per lui. Andiamo avanti. Allora abbiamo oltre le illusioni e qui sì, è il maestro.
Qui è una presa di coscienza, una presa di consapevolezza, questa è la carta del giudizio qui. Avete un sacco di arcani maggiori, 4 su 5, perché qui abbiamo le stelle, il sole, il giudizio e la carta del matto. Ed avendo anche la carta del matto, qui il punto è di avere fiducia nella vita. Normalmente quando ci sono carte come la torre, come la morte, sono sempre avvenimenti, diciamo, esterni, che probabilmente è l'universo a mettere lì e che servono proprio per reindirizzarci, perché per quella strada lì non stavamo più andando bene, non stavamo più crescendo. Quindi in qualche modo l'universo arriva, ci porta queste interruzioni un po' brusche, ci fa cadere un po' la realtà proprio per darci la possibilità di costruire qualche cosa più in linea con noi stessi. E qui il maestro vi invita ad ascoltare di nuovo, come la carta del silenzio, ad ascoltarvi dentro. Qui guardate, abbiamo la sfera di luce sopra la testa, qui abbiamo la sfera di luce in mezzo agli occhi e qui abbiamo come un'apertura di una fessura in mezzo agli occhi. Qui si tratta di risvegliarsi, di capire determinate dinamiche, ragazzi, di prendere consapevolezza del fatto che quello che a voi fino adesso ha fatto soffrire, trasformando il tipo di lettura della situazione, riuscirete a trovare un insegnamento, cioè il tesoro. E voi avete tutta la saggezza. Questa carta, come vi dicevo, vi dice di guardare la vita con l'innocenza di un bambino, però mantenendo sempre ben presente tutta l'esperienza che voi avete maturato. E qui anche la fiducia nella vita. Parla anche di nuovi inizi, di nuovi... e qui abbiamo l'asso di coppe, quindi una sorta di apertura del cuore alla fine del periodo. Guardate, se state passando per questo momento morte ed è qualcosa che veramente vi fa star male, vi fa soffrire, vi crea anche magari un po' di depressione, state tranquilli perché alla fine del periodo ci sarà un allontanamento da questo tipo di situazione mentale, ok? Ci sarà un qualche tipo di nuovo inizio. Può anche essere proprio uno spostamento, un trasloco, come vi dicevo prima. Andiamo a vedere un'ultima carta. Abbiamo il sogno, che è un 6 di coppe. Quindi vi dico, anche la stella parla dei sogni che si fanno ad occhi aperti, ma anche ad occhi chiusi. E qui è un 6 di coppe. Può voler dire diverse cose, in realtà una di queste è che la persona, come vi diceva qui, no? La persona con la quale state attraversando questo momento potrebbe essere un'anima gemella, quindi qualcuno che l'universo vi ha mandato per insegnarvi qualche cosa. E adesso siete nel momento reset, nel momento dove avete l'opportunità di capire, di prendere una consapevolezza logica di tutto quello che è successo. Per qualcuno fa riferimento a una questione di tipo familiare, al non sentirsi appoggiati o al sentirsi addirittura rifiutati, ma qua è un po' come se vi dicessero: ok, ma voi siete già abbastanza maturi da poter prendere le vostre decisioni per conto vostro, toglietevi il velo delle illusioni e andate avanti per un nuovo percorso di vita che sia tutto vostro. Andiamo a vedere che altro messaggio hanno da darvi con l'oracolo delle fatine. Ok. Wow. Qui la carta vi esorta a fare qualche cosa di divertente. In effetti qui abbiamo anche un fante di bastoni al contrario. E qui si potrebbe trattare di qualcuno che davvero è in una situazione di energia densa, di energia pesante e è un po' un invito a ritornare bambini, a ritrovare quel lato ludico della vita, a ritrovare un po' l'entusiasmo, anche proprio per le piccole cose, se vogliamo, ok? E qua vi dice fate qualche cosa che vi faccia divertire, però state tranquilli, siete al sicuro, ok?
C'è una meditazione per il bambino interiore che prevede proprio questo mantra, di recitare questo mantra abbinato poi a una visualizzazione. E una delle parole che si dice nel mantra è proprio questa: sono al sicuro. Ed è molto bella come meditazione, io trovo. Cercate, magari su internet c'è qualche cosa che potete fare per guarire il bambino interiore. Cari amici dell'Ariete, io spero che la lettura in qualche modo vi sia stata utile. Voi non vi preoccupate, i periodi di crisi arrivano per tutti, sono necessari per l'evoluzione della nostra anima, ok? Qui si tratta di guardare in faccia la vostra autenticità. mm? Se guardiamo da un punto di vista affettivo, se siete single, io sento che dovete un attimino prima rimettervi in sesto, prima di poter far entrare una persona nella vostra vita, perché potenzialmente una persona potrebbe entrare, cioè nel senso che a livello energetico già c'è, è nell'aria, ma non è ancora da un punto di vista fisico presente, io sento, proprio perché avete prima bisogno di mettervi in linea, di aspettare che ci sia la fine delle scosse di assestamento dopo questa morte, ok? C'è qualcosa comunque a livello familiare che vi tiene abbastanza sulle spine in questo periodo e sento che per molti è un tipo di atteggiamento da parte di qualcuno. Per il lavoro vi dico, avranno un sacco di possibilità le persone che avranno intenzione di spostarsi, sia di trovare lavoro nel caso non l'abbiate, sia di aumentare il vostro raggio d'azione. È un invito a spostarvi, è un invito a iniziare qualcosa di nuovo fuori, magari anche all'estero per qualcuno. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile. Scrivetemi poi nei commenti dove vi risuona. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi ringrazio anche del vostro supporto, dei like, dei commenti, delle condivisioni, anzi continuate a condividere perché per me è importante. Vi mando un abbraccio forte forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!